se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida abbiamo definito la pagina per la personalizzazione dei nostri menu, definendo il form per definire le modifiche grafiche ai nostri menu. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di salvare il tutto all'interno del nostro database. Per quanto riguarda l'inoltro dei dati alla pagina per l'inserimento, il font weight, il font family, margine e padding utilizzeremo i campi direttamente del nostro form e quindi il checkbox, la select e gli input del nostro form. Per quanto riguarda invece gli input type range, al cambiamento dei dati nelle nostre funzioni li faremo aggiungere al nostro form dei campi nascosti con il valore da inoltrare e quindi se la pagina riceverà i dati andrà a salvarli, altrimenti salverà il dato vuoto. Per fare questo quindi ci spostiamo nel nostro editor e nelle funzioni di nostro interesse, quindi che utilizzano l'input type range, vedremo di impostare la definizione dei campi hidden. Quindi abbiamo detto che lo dobbiamo definire per il font size, che utilizza un input type range, e quindi aggiungeremo, per ricordarci, una annotazione. Qua ci scriviamo input hidden salvataggio dati, inseriremo una input, la possiamo chiamare input size, che sarà uguale a document.create element, e all'interno delle tonde specifichiamo input, poi gli diciamo input size.type uguale hidden, quindi campo nascosto, poi gli diciamo input size.name e scegliamo un nome per il nostro input hidden, lo chiamiamo size menu underscore e concateniamo l'id, diamo un identificativo uguale al nome, e poi gli diciamo input size.value, quindi gli impostiamo il suo valore uguale al nostro size pixel, quindi quello che abbiamo scelto con l'input type range, e poi gli dobbiamo dire document.get element by id, e qua ci va l'identificativo del nostro form che lo dobbiamo ancora dare. Possiamo nominarlo id style menu per esempio, e gli diciamo .append child e gli passiamo il nostro input size. Quindi diamo l'id al nostro form, quindi id style menu, salviamo, premiamo F5, selezioniamo il menu top, modifichiamo il font size, analizziamo la nostra pagina e come vedete sono stati aggiunti degli input type hidden, tutti con lo stesso nome, tutti con lo stesso identificativo, che vanno da un minimo di 11 pixel a un massimo di 18 pixel. Questo perché la funzione viene richiamata ovviamente al variare dell'input type range, per evitare che vengano inseriti tanti input quindi, e che venga conservato invece l'ultimo col dato scelto. Nella nostra funzione dobbiamo dirgli if document.get element by id, e qua ci va l'identificativo che abbiamo scelto per il nostro input size menu. Perfetto. E poi gli dobbiamo dire è uguale a null
quindi non è stato definito ancora questo input. Allora gli facciamo fare la definizione dell'input e lo aggiungiamo al nostro form. Altrimenti invece, se è già stato creato, quindi else, gli facciamo cambiare soltanto il suo valore e quindi gli diremo document get element by id size menu punto value uguale a size pixel. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo il menu top, modifichiamo nuovamente il font size, analizziamo la nostra pagina e come vedete ora è stato aggiunto soltanto un input hidden identificato con size menu top e a value uguale a 19 pixel. Ora definiamo lo stesso per lo sfondo del div, quindi ci copiamo questa parte di codice, quindi abbiamo detto font family no, font weight no, perché utilizziamo il checkbox, margine e padding neanche, color div, perfetto, quindi aggiungiamo le righe di codice e questo lo chiamiamo color div, quindi input color div, type hidden, name color div dd, perfetto, id uguale e value sarà invece uguale a color div. Quindi la nostra variabile, perfetto, e poi gli diciamo document get element by id style menu append child input color div, altrimenti color div.value uguale a color div. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo nuovamente il menu top, analizziamo la pagina e come vedete ci ha aggiunto l'input id color div menu top e gli ha assegnato ovviamente il valore con l'esadecimale del nostro colore. Perfetto, ora non ci resta che replicarlo anche per le voci del menu e per il colore invece del titolo, perché nel caso il menu abbia anche il titolo abbiamo deciso di specificare anche il colore per il titolo. Quindi ricopiamo nuovamente le nostre righe e all'interno di set color prima definiamo quella per il titolo, quindi all'interno delle graffe, quindi qua sarà color titolo, input color titolo, quindi nome color titolo più id, id uguale e qua ci va color titolo, quindi la nostra variabile. Perfetto, e quindi document append child input color titolo, altrimenti document get element color titolo punto value uguale a color titolo. Bene, ora dobbiamo fare anche quello invece per le voci e lo possiamo anche fare qua su, quindi if document get element, questo lo chiamiamo color item,
item, color item, quindi color item, perfetto, append child color item, quindi color item, perfetto. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo menu area riservata, così possiamo modificare e vedere se sta inserendo tutti e due gli input hidden. Quindi font color titolo lo mettiamo rosso e font color item verde. Quindi analizza pagina, e sono stati inseriti correttamente tutti e due gli input, uno con il verde item, color item, perfetto, e l'altro color titolo con il rosso. Ora non ci resta che inserire un ulteriore input hidden con l'identificativo del contenitore che ospita il menu che stiamo modificando. E per fare questo, nella funzione che definisce il colore di sfondo del nostro contenitore, definiamo quindi anche l'input input div, lo chiamiamo, quindi input div type hidden, input div name div, id uguale, e input div.value sarà uguale alla nostra variabile div che prende l'identificativo. Quindi document get element by id style menu append child input div, e qua ci va div, e lo specifichiamo solo qua perché ovviamente non potrà variare il suo valore. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo il menu top, modifichiamo il colore di sfondo, analizziamo la pagina, aggiunto anche l'input hidden div menu top, value menu top, quindi stiamo passando l'id del contenitore perché poi dovremo salvare anche l'id del contenitore a cui cambiare lo sfondo. Quindi quello che dobbiamo fare ora è spostarci in backend, amministrazioni, sezione personalizza layout, e definire una nuova azione che la chiamiamo form personalizza layout menu, form personalizza layout menu selezionato, e definiamo il pulsante per l'inserimento dei dati. Quindi amministra pulsanti, personalizza layout, definiamo il pulsante che lo chiamiamo personalizza menu, descrizione permette di modificare il layout menu per la parte pubblica del sito, azione personalizza layout menu, funzione da richiamare personalizza layout menu, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuata la personalizzazione torniamo in personalizza menu, percorso, posizione, messaggio conferma non ne vogliamo, quindi inseriamo il nostro pulsante. Quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza menu, includiamo il nostro pulsante e quindi qua ci andrà nome azione, form personalizza layout
menu, salviamo, premiamo F5, perfetto, è stato aggiunto il nostro pulsante. Ora apriamo il file per l'inserimento di dati, quindi funzioni, personalizza layout menu. Nella nostra funzione come prima cosa dobbiamo recuperare i dati, pagina return, dobbiamo impostarla anche in personalizza menu come sempre, e quindi qua ci stamperemo php echo $i di pagina. Poi dobbiamo selezionare tutti i menu della parte pubblica, quindi aperto e chiuso il ciclo while, e al suo interno e per ogni menu che trova gli unici controlli che vogliamo fare riguardano i campi per il margine e il padding. Quindi andremo a controllare che qualora sia stato settato il margine, quindi superiore, destro, inferiore e sinistro, e il padding ovviamente, per ognuno di quei valori andremo a controllare nel caso che non sia una variabile testo, e gli diremo if $_post margin top underscore, e al suo interno concateniamo row menu, quindi $row menu al campo menu id, quindi gli diciamo if margin top di menu id è diverso da stringa vuota e not is numeric, e qua ci mettiamo la nostra variabile. Allora apriamo la graffa e gli diciamo $_session alert, al campo alert sarà uguale a errore, inserire un valore numerico per il margin top. Poi gli diciamo else if, quindi else if margin right e margin right, quindi errore inserire un valore numerico per il margin right, else if margin bottom, e per finire per il left. Poi facciamo lo stesso quindi per il padding. Quindi else if padding top padding top right bottom e left, e quindi inserire un valore numerico per il padding top, padding right, padding bottom e padding left. Bene, in questo modo così controlliamo le nostre variabili che nel caso siano settate non abbiano ricevuto un valore non numerico. Salvataggio dei dati non ne abbiamo, quindi ci limitiamo a fare l'header location a stampare a video l'errore, e poi se ovviamente supera i nostri controlli rieseguiamo nuovamente la selezione dei nostri menu, e all'interno del while facciamo l'inserimento dei nostri dati. Quindi per prima cosa ci spostiamo su phpMyAdmin,
Creiamo una nuova tabella che la chiamiamo layout menu, che avrà un suo id layout menu, valore intero auto increment, poi avrà un suo div di riferimento varchar 30, poi avrà un suo color div varchar 30, poi avrà un font size, poi aggiungiamo un altro paio di campi e ci andrà il font family, il font weight, il color titolo, il color item, poi avrà il margin che lo salviamo in un'unica stringa, quindi varchar sempre 30, il padding varchar 30 e poi aggiungiamo un ulteriore campo dove specifichiamo l'FK menu valore intero. Perfetto, quindi salviamo. Qua ci sta dicendo che div è un termine riservato a MySQL, quindi lo rinominiamo in nome id div, quindi l'identificativo del contenitore. Perfetto, salviamo. Quindi la nostra tabella è stata definita e quindi all'interno del while per ogni menu che trova gli facciamo fare l'inserimento, quindi insert into layout menu, ai campi id div virgola color div font size virgola font family virgola font weight virgola color titolo color item margin padding ed FK menu values, e qua gli passiamo tutti i nostri valori. Quindi come primo valore vuole l'id div e quindi sarà $_post div underscore row menu id, perfetto, virgola poi vuole il color div e quindi color div di menu id, il font size che l'abbiamo chiamato size menu, virgola, andiamo a capo, il font family, quindi font family di menu id, virgola, poi vuole il font weight, quindi font weight, poi il colore per il titolo, quindi color titolo, andiamo a capo nuovamente, il color item,
Poi vuole il margine, e qua definiremo la variabile margin, dove concateneremo tutti i valori. Poi la variabile padding, e per finire il menu di riferimento. E quindi qua ci andrà row menu, al campo id menu, quindi l'identificativo associato nella tabella. E per ogni inserimento gli facciamo fare MySQL query di connessione di insert. Il risultato lo associamo a una variabile che la chiamiamo result, e quindi qua if result gli facciamo fare l'header location. Bene, ora dobbiamo quindi definire le variabili margin e padding, e quindi se viene postato il valore ed è numerico, ovviamente concateniamo il suo valore, altrimenti se è vuoto lo impostiamo uguale a 0, e quindi gli diremo $margin top è diverso da stringa vuota, allora $margin sarà uguale a post margin top punto, e li concateniamo pixel. Altrimenti, quindi else, $margin sarà uguale a 0 pixel, punto e virgola. Lo stesso facciamo con gli altri, quindi margin right è diversa da stringa vuota, allora è uguale a margin right, altrimenti è uguale a 0. L'unica cosa che dobbiamo aggiungere d'ora in poi è il punto, e quindi concatenare alla variabile margin il nuovo risultato, e quindi qua ci andrà punto uguale. Perfetto, quindi margin bottom, e per finire il left. Lo stesso ora facciamo con il padding, e quindi sostituiamo tutti i margini con padding, quindi padding top, right, bottom e left. Qua ovviamente è padding la variabile, quindi abbiamo definito tutte le variabili, tutte e due le variabili margin e padding, e siamo pronti all'inserimento dei dati all'interno del database. Quindi salviamo, testiamo l'inserimento, quindi menu top, colore di sfondo verde, gli aumentiamo il font size, font weight bold, font family Trebush ms, colore delle voci blu, margine gli diamo 0, e poi gli diamo padding top 5 pixel, bottom 3 pixel, right 0 e sinistro 10. Per quanto riguarda invece il menu area riservata, gli mettiamo colore di sfondo
violetto, anzi li spariamo al massimo, font size 20 pixel, font weight bold, font family Times New Romance, colore del titolo rosso e le voci invece le impostiamo gialle. Gialle abbiamo detto, anzi le lasciamo bianche e poi li mettiamo margine superiore tutto a 0 e il padding glielo mettiamo 10 superiormente, 10 lateralmente, destro e inferiore a 0. Clicchiamo su personalizza, siamo tornati nella nostra pagina personalizza menu, controlliamo che abbia inserito i nostri dati. Come vedete ha inserito 2 righe, ovviamente una per ogni menu, ha associato correttamente il contenitore di riferimento, il colore esadecimale, la dimensione in pixel per quanto riguarda i menu, il font family, il font weight l'ha settato ad 1 in quanto il valore di default dell'input checkbox è settato ad 1, ha definito il colore del titolo soltanto per l'area riservata perché il menu top non ha un titolo, ha settato correttamente il colore per le voci e ha definito le stringhe per il padding e il margin e poi ovviamente le ha assegnato il menu di riferimento. Perfetto, ora svuotiamo nuovamente la tabella e vediamo se l'inserimento va a buon fine di creare, come per l'impaginazione, il file CSS. Quindi per prima cosa dovremo definire la directory dove salvare il nostro file, che sarà uguale a pubblica CSS e scegliamo un nome per il nostro file CSS, lo chiamiamo layout menu.css, poi definiamo la variabile file che sarà uguale a fopen directory virgola e definiamo il metodo di apertura, quindi in scrittura del nostro file, poi selezioniamo dalla tabella layout menu, quindi cell layout sarà uguale a select l.stellina virgola m.menuid virgola m.titolo from layout menu as L e gli diciamo inner join menu as M on L.fkMenu è uguale ad M.id menu e gli possiamo anche dire order by posizione ask, quindi m.posizione ask. Eseguiamo la query, quindi res layout sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell layout e poi gli diciamo while row layout è uguale a MySQL fetch array di $res layout, quindi per ogni layout trovato gli diciamo if row layout al campo id div è diverso da stringa vuota
Quindi se abbiamo definito un colore di sfondo per il div e quindi abbiamo salvato anche il contenitore di riferimento nella nostra tabella, allora definiamo le direttive per il contenitore. Quindi $text sarà uguale a div id, e qua ci va concatenato $row layout al campo id div, poi apriamo la graffa, quindi aperta e chiusa, e al suo interno gli diciamo background trattino color, due punti, e qua concateniamo $row layout al campo color div, e poi gli diciamo ovviamente punto e virgola. Quindi se abbiamo deciso di dargli un colore di sfondo, definiamo dvd col nome e gli associamo il suo colore. Perfetto. Poi gli diciamo $text punto uguale, e gli diciamo div row layout dd ul id, e qua ci va row layout di menu id, aperta graffa, andiamo a capo e gli diciamo if row layout al campo font size è diverso da stringa vuota, quindi se abbiamo specificato un font size, all'interno dell'UL ci scriviamo $text punto uguale, ci scriviamo quindi font size, due punti, e qua concateniamo row layout al campo font size, punto e punto e virgola. Poi facciamo lo stesso con il font weight e gli diciamo if font weight è uguale a 1, quindi font weight due punti, gli scriviamo bold, font family è diverso da stringa vuota, quindi font family row layout di font family, e poi all'interno dell'UL specifichiamo il margine e il padding. Per il margine e il padding però nell'inserimento noi non abbiamo messo lo spazio tra un dato e l'altro, e quindi ci mettiamo anche lo spazio perché devono essere separate, e l'ultima no. Ok, quindi lo stesso anche per il padding, le prime tre bisogna mettergli lo spazio, altrimenti se sono attaccati ovviamente i dati non li prende. Perfetto. E quindi
qua gli diciamo che $text punto uguale a margin, due punti, row layout di margin e padding row layout di padding. E andiamo a capo e chiudiamo la graffa, quindi $text punto uguale a chiusa graffa. Perfetto, ora dobbiamo assegnare il colore anche ai tag A racchiusi all'interno degli LI, e quindi gli diciamo if row layout al campo color item è diverso da stringa vuota, quindi apriamo e chiudiamo la graffa, gli diciamo $text tvd contenitore ulid menu lia, e qua dentro ci scriviamo color, due punti, e concateniamo $row layout al campo color item, quindi il colore per le voci, punto e virgola. Poi andiamo a capo e chiudiamo la graffa, e per finire controlliamo se è settato il colore del titolo, quindi if color titolo è diverso da stringa vuota, div id contenitore ul menu li non tag A ma id titolo color row layout color titolo, poi va a capo e chiude la graffa. Perfetto, e quindi gli possiamo dire fwrite $file virgola $text, e per finire gli diciamo fclose $file. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo il menu top, colore di sfondo verde, font size al massimo, font weight bold, font family scegliamone uno a caso, font color glielo mettiamo rosso, anzi blu gliele mettiamo, poi margine superiore destro, inferiore e sinistro tutto a 0, li mettiamo il padding top a 3, il bottom a 5, anzi era 5 e 3, il destro a 0 e il left a 10, e poi personalizziamo il menu area riservata mettendogli un colore di sfondo celeste, font size, font family uguale al menu top, il colore per il titolo lo mettiamo rosso e per le voci glielo impostiamo bianco, e poi margini anche qua tutti a 0, e il padding invece superiore a 10, sinistro a 10, bottom e right a 0. Quindi personalizziamo i nostri menu, apriamo il file CSS, quindi pubblica CSS, perfetto, ha inserito un rigo DVD menu top, perfetto, DVD menu top ul id menu top, e qua sta andando a capo, ci deve essere uno slash messo male, però le graffe dovrebbero essere tutte chiuse. Nella seconda parte di codice sì, le graffe sono tutte chiuse, le sta mandando a capo prima.
in effetti lo /n va messo dopo la chiusura della graffa, ecco perché. Perfetto, quindi il nostro file CSS è stato creato e quindi ora non ci resta altro che aprire il file index.php e all'interno dell'head, come abbiamo visto nella precedente video guida, oltre a selezionare il file per l'impaginazione, ci selezioniamo anche il cell file menu, quindi select stellina from layout menu, quindi il res file menu, e quindi se trova dei dati gli facciamo anche includere pubblica CSS layout menu.css. Quindi salviamo, ci spostiamo nella nostra home page, premiamo F5 e come vedete ha caricato correttamente il nuovo file CSS che va a integrare quello originale e va a definire correttamente tutte le voci, comprese anche il padding per il menu top e il padding per il menu area riservata. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di portare avanti questa sezione definendo anche la modifica del layout per i nostri menu.